Anche quest'anno provo a cimentarmi con l'orto, anche se non ho preparato il terreno quest'inverno e quindi insomma è rimasto tutto praticamente invariato rispetto all'anno scorso. Ho semplicemente aggiunto un pochino di stallatico e insomma non ho dedicato molto tempo perché non ho avuto molto tempo. Comunque ho deciso di, reduce dall'esperienza dell'anno scorso, di piantare le piantine di pomodori da questo lato in modo che non facciano ombra e dedicare questa zona a piante più basse poiché il sole arriva da questa parte. Più o meno il programma è sempre quello: piantine di pomodori datterino, cetrioli, zucchine. Adesso andrò a piantare delle lattughe, del cavolo e del cavolfiore, più 3 piante di zucca che pianterò però fuori dall'orto, nella zona dove c'è la paglia che raccolgo quando taglio il prato, quindi in questa pacciamatura naturale che dovrebbe fare da sorta una specie di orto elementare che quindi non dovrebbe essere neanche annaffiato. Il fatto di avere la recinzione elettrificata mi sta proteggendo da cervi, degli animali esterni che comunque eh, divorerebbero le piantine fuori dall'orto, quindi diciamo che qualche speranza in più di vedere anche le zucche crescere fuori dall'orto c'è.
questo lato per il primo anno ho messo le verze, sono 6 piante di verze, i broccoli in serra, di qua le zucchine, lì c'è la rucola selvatica e poi ho piantato tutte le file di lattuga sperando che non vengano divorate istantaneamente dalle lumache. Allora, io qui sto cercando di praticare un rudimentalissimo tentativo di orto no dig, cioè senza scavo, con letto in paglia. Quindi ho preso tutta la paglia che avevo accumulato qua dai tagli fatti col tagliaerba. Non ho scavato, ho inserito la piantina direttamente nella paglia, ho messo un pochino di concime, adesso vado ad annaffiare e vediamo perché teoricamente dovrebbe funzionare. Questa cosa della paglia dovrei estenderla e sarebbe carino fare un altro appezzamento di orto qui di fianco proprio fatto con la paglia, però ci vuole tanta paglia e non ne raccolgo a sufficienza, quantomeno per il momento non è sufficiente per tutto, perché la utilizzo anche per pacciamare le piante da frutta, che è molto utile anche per quello, e quindi vediamo in futuro cosa si riuscirà a fare. In tutto ciò mi ero dimenticato che qualche tempo fa avevo messo le patate qui sempre in mezzo alla paglia e adesso accidentalmente ne ho stirpata una e stanno crescendo. Purtroppo ho danneggiato un pochino le piantine, adesso vediamo anche qui cosa viene fuori. Le patate si possono fare anche in un letto di foglie, si possono raccogliere foglie di castagno e si può fare anche nel letto di foglie di castagno. Nonostante ormai abbia una buona esperienza con le api, non so se riuscite a vedere, ma guardate qui, ma penso che sia abbastanza evidente, mi sono beccato una puntura nonostante avessi la tuta. Questo perché mi sto avvicinando alla raccolta del tiglio castagno. Tra l'altro dovrebbe essere un'annata abbastanza memorabile questa, perché sembrerebbe che anche il terzo melario, non dico che è ancora pieno, però insomma per un terzo si sta già riempendo e sto ancora aspettando per smelare, quindi vedremo, ma sembra che quest'anno sia davvero un anno molto molto produttivo, incredibilmente produttivo. E quando si va a controllare l'arnia nel periodo del castagno, questa è una cosa che capita abbastanza frequentemente. Le api sono nervose, il castagno innervosisce le api. Non ho mai capito esattamente per quale motivo, però così è. Quindi le famiglie anche che normalmente sono docili, delle volte hanno delle reazioni un pochino così, un po' aggressive.
E non è mai bello prendere una puntura di ape perché, vedete, ci si gonfia come degli zamponi e poi diventa doloroso per 24 ore e successivamente si crea una sensazione di prurito per altre 24 ore, quindi questo fastidio almeno dura 2 giorni, se non anche 3 giorni. Però quello di dolore vero e proprio sono 24 ore, però è così. Questo della segatura è uno scherzetto che provo a fare alle lumache per evitare che mi vengano a mangiare la lattuga. Superfici ruvide in cui si impastano non sono ovviamente le superfici che preferiscono per passare. Ovviamente se piove o fa temporale non dura molto, quindi bisogna poi continuare a buttare sopra un po' di segatura. Buongiorno, oggi andrò a verificare il livello di umidità del miele nei melari per capire se siamo al momento giusto per la smielatura. Questo qui è lo strumento che utilizzerò, si chiama rifrattometro. Vedete, ha questa superficie qui dove viene spalmato un pochino di miele, si chiude, si osserva nel monocolo guardando la luce e si rileva il valore di umidità, che dovrebbe stare sotto il 20% per il miele di castagno tiglio. Quindi a seguito di questo test riuscirò già a capire se il prossimo weekend è un buon weekend per smielare.
Un piccolo aggiornamento anche riguardo al lavoro che ho eseguito settimana scorsa, quello delle ventole di aerazione del vespaio. Sta funzionando o non è servito a nulla? Sta funzionando alla grande, non ho trovato più condensa sul pavimento, tutto perfetto. Faccio andare le ventole in continuazione quando non ci sono e quando sono presente gestisco all'occorrenza. Diciamo che per risolvere questo problema ci è voluto poco. Cerchiamo di fare un lavoro rapido perché le api sono nervose e il fatto che ci siano temporali in arrivo, questa umidità, è un ulteriore aggravamento della situazione. Siamo circa 19,5, che per me è un valore che va bene, perché manca ancora una settimana, quindi il miele non è particolarmente umido e siamo sul terzo melario. Stiamo parlando già del terzo melario, quindi si presume che gli altri due siano anche più asciutti. Quindi direi che il primo dei 3 melari controllati va bene.